Cosa ottieni se fai accoppiare un tigre con una tigre? Conosci una droga leggera in grado di non farti sentire freddo? Che miracolo avviene quando mangi il frutto del miracolo? Oggi facciamo una passeggiata con Ancestors, The Humankind Odyssey. Proveremo a sopravvivere nella giungla attraverso questo gioco survival open world. Vado a fare una passeggiata, vieni con me? Arrivo alla fine del video per ricevere un premio. Eccoci arrivati in game. La prima cosa da fare è costruire un giaciglio. Ci servirà subito questa pianta. All'inizio ne dovremo utilizzare 4. 1, 2, 3 e 4. Costruiamo il giaciglio e dichiariamo l'insediamento. Ogni qualvolta afferrato un frutto, osservate la reazione del vostro amico. Serve a capire se il frutto è commestibile o marcio. Qua sta mangiando il frutto del miracolo. Un frutto in grado di farti ricordare di premere mi piace ed iscriverti a questo canale, il che è un vero miracolo. Chi mangia questo frutto modifica qualsiasi gusto da aspro in dolce fino a 30 minuti. Quando il vostro amico reagisce in questo modo, il frutto è marcio e dovete buttarlo. Tra le piante più utili del gioco abbiamo il Cat, la quale fornisce resistenza al freddo e alle fratture ossee in gioco. Può essere utilizzato sia come prevenzione, quindi limitare il danno delle fratture da cadute o animali, ma anche come cura, consentendovi di recuperare la frattura praticamente istantaneamente. Nella realtà, il Cat è considerata una droga leggera a basso livello di dipendenza. Essa causa socievolezza, perdita di appetito ed euforia, con effetti negativi come costipazione, annerimento dei denti e dipendenza psicologica. Non so voi, ma io preferivo gli effetti in gioco, tipo mangiare un paio di foglie per non sentire più freddo. Viene generalmente masticata o usata come tè. Si stima tra i 5 e i 10 milioni di utilizzatori al mondo, concentrati nel Corno d'Africa e nella penisola arabica. È illegale in moltissimi stati, con eccezione dei paesi dove ha una rilevanza culturale, come Israele, Etiopia e Yemen, dove apparentemente non si registra una frattura ossea da millenni. Un'altra pianta estremamente utile è la fibra di kapok. Essa proviene dalla Ceiba pentandra, un albero tropicale, il quale produce dei baccelli per i semi, noti come kapok. È tra le specie di alberi più grandi al mondo, con alberi che raggiungono fino ai 73 metri di altezza. Sono coltivati in Indonesia, Filippine, Malaysia e Sud America. La fibra è leggera, capace di galleggiare, resistente all'acqua, ma infiammabile. Viene usata come riempimento per cuscini e materassi. Si può ricavare un olio dalla pressatura dei semi, il quale ha dell'interessante potenziale come biofuel e come preparazione di vernici. Nelle primissime fasi del gioco è fondamentale andare in giro a reclutare nuove scimmie per il clan. Questo servirà a scopare, creare progenie e accumulare energia neurale per sviluppare la specie. Nella prossimità degli specchi d'acqua si può trovare la pianta di Equiseto, una pianta che oggigiorno si può trovare ovunque nel pianeta. Essa viene considerata un fossile vivente, in quanto risale alle foreste paleozoiche. Cucinata come gli asparagi, se consumata abbondantemente può causare danni al fegato. In zone umidi e facilmente riconoscibili in game si può trovare la lumaca gigante africana. Nonostante il nome, adesso si trova ovunque nel mondo e viene considerata una specie infestante. Invece è gigante per davvero, pensate che può raggiungere i 20 cm in lunghezza. E sinceramente fa un po' impressione da vedere. Ricordatevi di mangiarla nel gioco, perché è necessario per diventare onnivori. Potete anche mangiarla nella realtà, qualcuno lo fa, ma io preferirei un bel piatto di babbalucci siciliani. Ricordatevi di usare i sensi, udito ed olfatto, per trovare sia i vostri amici che i nemici. Consiglio valido sia in gioco che nella realtà. Ecco uno degli animali più lenti del gioco, il pitone delle rocce africano, in grado di raggiungere i 90 kg e i 6 metri di lunghezza, in grado di strangolare anche dei coccodrilli. Nonostante faccia molta paura, raramente attacca gli umani. In delle zone dell'Africa viene considerato per esempio una delizia, ma personalmente tra le lumache giganti e i serpenti preferirei mangiare il serpente.
Tra le piante in gioco troverete i datteri. Ogni albero ne offre veramente tantissimi e potete scuotere l'albero per farne cadere grosse quantità da far mangiare a tutti i compagni che vi seguono. Pensate che abbiamo evidenze archeologiche che mostrano che questa pianta esiste da 50 milioni di anni e viene coltivata da ben 8000 anni. Gli alberi crescono lentamente e possono vivere per oltre 100 anni. Ed eccoci arrivati alla stella di questo gioco, il Machairodo dorato. Preparatevi perché questo infame comparirà dal nulla migliaia di volte. Vi basta camminare per terra per qualche minuto e ve lo ritroverete pronto a saltarvi addosso. Fidatevi di me, lo odierete parecchio. Per fuggirgli dovrete arrampicarvi sugli alberi, cosa che non sempre è possibile. In questi casi non dovete fare altro che correre e schivare ogni suo attacco, finché non trovate un fiume, un dirupo o al peggio anche un albero isolato purché molto alto. Questo incrocio tra un tricheco e una tigre viene comunemente chiamato gatto dai denti a sciabola, anche se va detto che scientificamente non vengono considerati vicini antenati delle tigri. Ha cominciato a camminare su questo pianeta 16 milioni di anni fa, estinguendosi 10.000 anni fa. Come potete immaginare, la sua tecnica di caccia consisteva nell'imboscata, e io ne so qualcosa. Sono stati ritrovati diversi resti con i denti rotti, e mi sembra pur giusto, perché è quello che si merita per aver rotto le gonadi a me e ai miei antenati. Comunque, per questo motivo ancora gli scienziati non hanno capito come cavolo usavano sti lunghi denti. Non appena riceverete una ferita da sanguinamento, praticamente ogni volta che incontrerete sta tigre mal riuscita, andate subito alla ricerca della fibra di Kapok. L'emorragia porta alla morte del vostro compagno se non curata. Quindi salite su un albero ed analizzate tra i rami. E come diceva un antico saggio, usate l'intelligenza, non i sensi. Altrimenti la fibra non la troverete mai. Nel gioco non potevano ovviamente mancare le noci di cocco, che nonostante si chiamano noci, sono delle drupe. Infatti, le drupe sono frutti caratterizzati dall'esocarpo, che sarebbe la buccia, il mesocarpo, corrispondente alla polpa, e l'endocarpo, che sarebbe il nocciolo legnoso. Nel cocco, il mesocarpo è fibroso e non commestibile, mentre il seme corrisponde alla parte commestibile che viene comunemente mangiata. Se avete mai provato ad aprire una noce di cocco, sapete che può essere abbastanza difficoltoso. Ecco, anche in game non è così semplice. Vi servirà una roccia e dovete stare attenti a non usare troppa forza. Da ogni noce si può ricavare sia il liquido che la polpa. In Ancestors il survival si trasforma in un'esperienza profondamente immersiva, costringendoci a pensare come una scimmia per navigare le insidie della giungla. È un promemoria affascinante di quanto siamo avanzati e allo stesso tempo di quanto siamo ancora connessi a quelle radici ancestrali. Riflette, per esempio, sull'importanza cruciale di avere un clan o una comunità, fondamentale nel gioco quanto nella realtà. Un concetto che risuona profondamente in un'era dove, nonostante la nostra iperconnettività, la solitudine sembra prevalere. E adesso devo fare i complimenti a te che sei arrivato fino a qua. Ti sei meritato il tuo premio, questo bellissimo quadro di Salvador Dalì. Nel prossimo video continueremo ad esplorare l'evoluzione da scimmia a uomo. Alla prossima!